Bentornati al nostro appuntamento con riti e usanze dal mondo, museo testimonianza di culture diverse. Giungendo e soggiornando in territorio di missione, inviate alla Casa Madre di Parma elementi culturali, etnografia ed arte. Già nel lontano 1901, Guido Maria Conforti, fondatore dei Saveriani e del Museo d'Arte Cinese ed Etnografico, esortava i suoi missionari a studiare e raccogliere oggetti e testimonianze delle culture presso le quali erano stati inviati. In Italia, i musei missionari furono tra i primi a conservare ed esporre collezioni extraeuropee. Il loro contributo alla formazione dei musei di scienze naturali ed etnologici fu enorme. Il Museo d'Arte Cinese ed Etnografico dei Missionari Saveriani di Parma fu uno dei pochi musei missionari che nacquero specificatamente con questo intento, anche per far conoscere all'Italia l'opera dei missionari e più in generale la Cina stessa. Guardate questo crocifisso, è ispirato e creato nello stesso stile con la Sonnet come questi vasi. Il primo a portare a Parma materiale utile al museo fu Odoardo Manini nel 1901, subito dopo le turbolenze della rivoluzione dei Boxer. Il missionario era in ottimi rapporti con l'élite cinese grazie alla sua professione medica e riuscì a raccogliere bronzi, ceramiche e dipinti. Nel marzo 1911 rientrò padre Giovanni Bonardi, partito nel 1904 nella seconda spedizione dei missionari in Cina. Grazie a lui il museo si arricchì notevolmente perché portò diversi bronzi, porcellane, dipinti, monete e molto altro. Scrisse infatti al Conforti nel 1907: «È da 2 anni che ho cominciato la mia collezione di monete cinesi e ho già qualche esemplare che molti musei d'Europa non posseggono certamente». Il lavoro di raccolta qui al museo durò fino al 1947, data che segna l'ultimo arrivo del materiale con oltre 400 oggetti di varia natura. Dal dopoguerra il museo ebbe un allestimento definitivo, diventando il nuovo Museo d'Arte Cinese di Parma, curato da padre Giuseppe Toscano. Infatti, nel 1965, padre Toscano diede alle stampe la prima edizione del catalogo Museo d'Arte Cinese di Parma. Un volume che comprendeva fotografie e descrizioni degli oggetti, un lavoro di grande importanza redatto secondo una metodologia scientifica. Il museo attuale possiede un duplice taglio espositivo. Una sezione presenta gli oggetti etnografici, prevalentemente provenienti dall'Africa e dall'Amazzonia, con l'importante collezione di arte plumaria Kayapó, mentre questo salone ospita la ricca collezione di opere d'arte e oggetti etnografici cinesi. Conforti, il fondatore, riuscì a convincere i missionari del valore culturale del suo museo, dell'importanza di studiare riti e usanze dei popoli del mondo, coinvolgendoli nella raccolta di oggetti, materiale e nella scrittura di articoli e reportage. Il museo rappresentò quindi uno stimolo all'incontro culturale e un'opportunità per far nascere l'interesse anche in Italia verso terre lontane e sconosciute. Questa tappa del nostro viaggio si conclude qui. We'll see you soon at the museum. Grazie.